Da diversi anni a questa parte è abitudine tra i motociclisti applicare adesivi sui cartelli stradali quando si arriva in una località particolare. Ma tutto questo è legale? Quali sono i rischi che si corrono? Se l'argomento vi interessa, vi aspetto dopo la sigla. Ciao amici e benvenuti a questo mio nuovo video. Come dicevo nel preambolo, oggi parleremo dell'abitudine di applicare gli adesivi sui cartelli stradali. Ma prima vorrei chiedervi di iscrivervi al mio canale se non lo avete ancora fatto. A voi non costa nulla, ma così facendo mi aiuterete a continuare in questo mio progetto. Pochi lo sanno, ma le modifiche successive all'installazione dei cartelli stradali costituiscono una violazione al codice della strada. Infatti l'articolo 15, comma 1, lettera B, recita che è vietato danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa pertinente. Questo articolo viene poi completato dall'articolo 38, comma 8, sempre del codice della strada, che recita: è vietato apporre su un segnale di qualsiasi gruppo, nonché sul retro dello stesso e sul suo sostegno, tutto ciò che non è previsto dal regolamento. Purtroppo è molto frequente osservare sui cartelli stradali che si trovano in giro per le strade italiane, trovare degli adesivi di motoclub o di motociclisti che amano apparire ed indicare agli altri che sono stati in quel determinato posto. Un'altra cosa che ho notato in giro è quello di vedere dei cartelli modificati direttamente dall'ente proprietario della strada, il comune, la provincia e così via, che appongono un adesivo per modificare il cartello che è stato già installato. Questa è una comodità per le amministrazioni comunali che così facendo evitano di stampare un nuovo segnale stradale per evitare di spendere altri soldi. Ciò non sarebbe permesso dal codice della strada proprio perché ogni forma di imbrattamento del cartello non è concessa. Potrebbe anche darsi che quell'adesivo posto per cambiare il cartello lo abbia anche messo un cittadino qualsiasi per evitare di prendere delle multe. Comunque, ma cosa si rischia se si viene colti in flagranza di reato? Ai sensi dell'articolo 38, comma 8, la sanzione è di 421 euro, ma se si paga entro 5 giorni si ha la possibilità di usufruire del 30% di sconto e quindi la sanzione scende a 294,70 euro. Ovviamente queste tariffe sono aggiornate ad oggi, cioè marzo del 2023. Nel caso in cui non si viene colti in flagranza il reato, cioè non si viene colti mentre si sta attaccando l'adesivo, ma si vede arrivare la sanzione direttamente a casa perché è stato trovato l'adesivo sul cartello, vi ricordo che il titolare del cartello è considerato un obbligato insolido, quindi è responsabile di quell'adesivo che è stato attaccato lì sul cartello stradale. Una soluzione potrebbe essere quella di collocare in questi posti frequentati dai motociclisti una sorta di wall of fame dove i biker possono attaccare tranquillamente il proprio adesivo o quello del club di riferimento senza correre così in alcun rischio. Altro caso invece è la rimozione del cartello, che è considerato un vero e proprio reato ai sensi dell'articolo 673 del codice penale, il quale recita che chiunque omette di collocare i segnali o i ripari prescritti dalla legge o dall'autorità per impedire pericoli alle persone in un luogo di pubblico transito, oppure rimuove i segnali o i ripari suddetti o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 516 euro. Quindi non si scherza affatto. Chi omette di collocare oppure rimuove i cartelli stradali prescritti per impedire pericoli alle persone rischia una multa salata e addirittura il carcere.
Affinché ci sia il reato, non è necessario che il pericolo per l'incolumità pubblica sia effettivamente sorto, ma basta la sola condotta per finire nei guai. Anche se non si dovesse verificare alcun sinistro. Cosa succede infine se a causa di un sinistro stradale, un incidente, una moto o una vettura, una macchina perde il controllo, esce di strada e distrugge o danneggia la segnaletica stradale? In questo caso il conducente, ritenuto responsabile principale dell'incidente, anche senza il coinvolgimento di altri veicoli, è tenuto a rimborsare il danno causato. Ovviamente sarà la sua assicurazione a occuparsene con conseguente scatto del malus. In ogni caso, l'ente proprietario o gestore della strada in cui si è verificato il sinistro ha l'obbligo di riparare immediatamente il danno senza attendere il risarcimento da parte dell'assicurazione. L'articolo 38,7 del codice della strada ricorda infatti che la segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in opera e deve essere sostituita o reintegrata o rimossa quando sia anche parzialmente insufficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale è stata collocata. Bene, spero che questo video vi sia stato utile e che vi sia piaciuto. Se è stato così, vi chiederei cortesemente di mettere un like. Se avete dei suggerimenti o consigli, scriveteli sotto nei commenti. E quindi, come disse il buon Nico Cereghini, casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno e tanta prudenza. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.